Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa, come promesso del resto, questa seconda parte sulla distanza critica che abbiamo visto appunto nella prima parte. Oggi vedremo invece la distanza dei diffusori, ok? Non dai diffusori. Dicevo, nella prima parte abbiamo visto come si può calcolare anche in via preventiva, quindi volendo progettare il nostro ambiente d'ascolto, o si può anche calcolare attraverso una misura del T60, ok? Quindi un ambiente già esistente. Visto che abbiamo del tempo, possiamo anche abbozzare un calcolo, ok? Allora, cancelliamo, cancelliamo. Abbiamo bisogno del Q e del volume V, ok? Q, ipotizzando un diffusore e considerando la media alta frequenza, quindi per quanto riguarda un tweet, eventualmente anche un midrange su un pannello, questi irradiano sul semispazio, quindi Q vale 2 per queste frequenze, ok? V, un volume tipico per quanto riguarda l'ambiente domestico italiano, vale circa 60-70 metri cubi e quindi abbiamo tutto per poter sfruttare questa formuletta. Quindi 2 per, abbiamo detto 70, ok? Uguale diviso punto 5, che comunque viene considerato piccolo, uguale radice quadrata per punto 0,57 ed ecco qua, circa 1,95 m. Cosa vuol dire? Che fino a 95 cm saremmo più influenzati dal suono diretto, oltre saremmo influenzati più dal campo diffuso o quello riverberando o quello riflesso. Ok? Ora, per estremizzare un pochino in più, potremmo anche considerare un Q che vale 8, che sono condizioni che ci vengono, si vengono a creare quando usiamo delle trombe in alta frequenza, ok? Quello è un valore tipico. E quindi rifacciamo. 8 per, abbiamo detto 70, uguale, diviso punto 5, no, sotto i 60, radice quadrata per punto 0,57, 0,057, vedete? 1,90 m. Quindi, sino a 1,90 m abbiamo quasi raddoppiato, ok? Saremmo influenzati dal campo diretto. Oltre, man mano, saremmo influenzati dal campo riflesso. Ok? Bene, molto facile, no? Ora invece ci interesseremo della distanza dei diffusori tra loro, ok? Quando è che diventa peculiare questa distanza? Quando questa distanza ci permette ancora di considerare i due diffusori come una sorgente unica e quindi di poterle sommare in modo coerente, ovvero in fase. Quando si creano queste condizioni si dice che le sorgenti vengono a sommarsi per mutuo accoppiamento. Ok? Qual è la condizione o quella limite, condizione limite, che fa sì che queste due sorgenti si possano ancora sommare in modo coerente? Quando la distanza dai due diffusori è inferiore alla mezza lunghezza d'onda della frequenza che stanno generando. Ok? Oltre tale distanza, la somma diventa sempre meno coerente e più incoerente e quindi si va a una somma di tipo energetico e quindi vale 3 dB. Somma energetica di due sorgenti vale 3 dB. Quando invece è al di sotto della mezza lunghezza d'onda, quindi stanno ancora perfettamente in fase, abbiamo 6 dB. Quando sommiamo due pressioni abbiamo 6 dB. Per essere precisi, la somma perfettamente in fase di due sorgenti sia quando la distanza di queste non supera, non sia maggiore del quarto d'onda,
meglio sotto al quarto d'onda, ok? Oltre si possono creare ovviamente delle interferenze, ok? Tali considerazioni e studi ovviamente vengono eseguiti in un campo libero o un campo aperto che sia, ok? Qual è la differenza tra i due? O quantomeno quant'è che abbiamo un campo libero? Quando in questo campo il suono non incontra nessun, diciamo, oggetto o parete o condizioni tali che si possono creare delle riflessioni e quindi delle onde di interferenza. Questo è il cosiddetto campo libero, ok? Il campo aperto, come in questo caso, si ha perché abbiamo una riflessione sul terreno che con opportuni escamotage si può filtrare, ok? Ma volendo creare un perfetto campo libero dal campo aperto, questa sorgente, ok, deve essere distante dal suolo circa considerando 20 Hz come frequenza più bassa 17 metri, ok, che è la lunghezza d'onda a 20 Hz, ok? Quindi in questo caso avremo un campo aperto che si comporta come un campo libero, ma noi abbiamo un campo, diciamo un ambiente chiuso nel nostro caso. Valgono le stesse condizioni? Sì, con una valenza diversa, ma valgono lo stesso, i principi fissi valgono lo stesso, in modo, diciamo, con piccole differenze, ma valgono lo stesso. Tutto al più, anche e soprattutto, considerando quando i diffusori stanno generando frequenze sotto ai 100 Hz, dove le frequenze hanno lunghezze d'onde considerevoli, ok? Più della distanza dei diffusori nella nostra stanza, perché non bisogna considerare la lunghezza della parete, ma sempre la distanza dai diffusori, che tipicamente 1,80 m, 2,5 m, 3 metri massimo, ok? Quindi tale lunghezze sono sempre più grandi di questa distanza, ok? E quindi si possono ancora considerare come diciamo sorgente unica e quindi somma coerente, ok? Il nostro ambiente d'ascolto, quindi il nostro ambiente chiuso, in verità lo potremmo dividere in tre aree, ok? O tre comportamenti acustici. Mm? Quello dei modi propri della stanza, o modale che sia, regime modale, quello semi-riverberante e quello perfettamente riverberante o diffuso che sia. Esiste una frequenza che delimita il campo, questo qua, dei modi propri della stanza, a quello che va verso il riverberante, ok, o semi-riverberante. Questa frequenza è detta frequenza di Schroeder, questa qua, ok? Che si può anche calcolare perché adesso abbiamo anche la tabellina che ci dà il T60, il volume, abbiamo detto, l'abbiamo ipotizzato sui 70 metri, 70 metri cubi, e quindi volendo lo possiamo anche calcolare, ok? Sì, calcoliamolo, dai. Allora, abbiamo punto 5, che è 860, diviso 70, che sono i metri cubi, uguale radice quadrata per 2000, uguale la frequenza che delimita il regime modale da quello riverberante o semi-riverberante è 169, 170 Hz, ok? Sotto stiamo in pieno regime modale, quindi siamo soggetti ai modi propri della stanza, sopra andiamo verso il campo riverberante, ok? Molto facile. Ovviamente, volendo estremizzare per capire di cosa stiamo parlando, cosa implica questa distanza dei diffusori, se può essere insomma eccessiva, ok? Allora estremizziamo. Poniamo come distanza dei nostri diffusori 5 metri, inverosimile per certi versi, ma estremizziamo, ok? Applicando la formuletta che ci dà la frequenza limite a mezza lunghezza d'onda, questa diventa, o comunque ce la calcoliamo come 34 Hz. Vuol dire che sotto i 34 Hz possiamo considerare queste due sorgenti come unica somma coerente più 6 dB. Oltre andiamo verso la somma incoerente e andiamo verso
a una condizione che queste due sorgenti siano distinte e separate. Quindi somma energetica più 3 dB. Quando in un ambiente abbiamo due sorgenti distinte e separate, si creano vari effetti tra acustici, psicoacustici, chi ce n'ha più ce ne metta, ok? Alcuni misurabili, altri no, come il filtraggio a pettine, come eventualmente anche volendo vari effetti psicoacustici come il palcoscenico sonoro, il cantante nel nostro ambiente come è posizionato, sopra, sotto e altre condizioni. Se è pur vero che ci sono alcune diciamo indicazioni di massima che ci indicano come la posizione tra il diffusore e il soggetto, l'ascoltatore, deve creare questo triangolo equilatero e quindi con angoli a 60 gradi è comunque un'indicazione di massima, perché poi la distanza dai diffusori abbiamo visto che è soggetta alla direttività di questi diffusori che ci porta pari pari poi alla distanza critica, ovviamente, ok? Quindi cosa possiamo trarre da queste conclusioni o da queste informazioni? Che esiste una condizione ottimale universale come distanza dai diffusori? No, ovviamente. Esiste una distanza dei diffusori universale, ottimale per sempre? No, ovviamente. Abbiamo capito che la distanza critica ci permette, cioè la conoscenza della distanza critica ci permette di ottimizzare alcuni parametri per quanto riguarda il palcoscenico, le definizioni, la precisione e quant'altro, perché siamo soggetti più ai diffusori, al suono diretto e meno dal campo riverberante. Quando ci spostiamo verso il campo riverberante abbiamo un suono più diffuso, ok? E si possono creare vari effetti psicoacustici che poi affronteremo quando faremo un tutorial proprio sulla psicoacustica, ok? Per dire che anche, per concludere, pardon, che anche la distanza dai diffusori stessi può creare alcuni effetti, ok? Quindi la conoscenza di tali condizioni sì che ci può aiutare a creare una condizione ottimale nelle nostre condizioni. Pardon il gioco di parole, ok? Come sempre la conoscenza è potere. Bene, io mi fermo qua, non credo di aggiungere altro, spero di non di aver detto qualche pastrocchio da qualche parte, a volte la fretta è quella che è, e dico qualche sciocchezza. Bene, se notate qualcosa me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Se questo video è stato di vostro interesse, me lo auguro, vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmi un altro. Se avete qualche amico a cui può interessare, condividete, se volete, mi fa sempre piacere ovviamente. E come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!